In questo rudere alle mie spalle ho scovato che in questa zona è nascosto un nido di uccellini, per cui per vedere se c'è vita all'interno posso usare la termocamera di questo Oukitel. Se rileverà calore vuol dire che all'interno di quel nido c'è vita, se invece riscontra tutto blu vuol dire che è già stato abbandonato. Ho già attivato la telecamera, come si vede dal calore del mio corpo. Andiamo a verificare questo nido con la termocamera. Oggi andremo a testare un Rag & Phone dotato di termocamera. È una caratteristica più unica che rara. In un cellulare sono pochissimi dispositivi dotati di questa funzione e tra l'altro sono anche in una zona perfetta, un po' estrema, perché sono esattamente sopra la pietra di Bismantova. E tornando alla recensione, vi svelo il nome. Si chiama Oukitel VP500 Ultra ed è appena stato lanciato in questa metà del 2026 e vuole essere un cellulare completo in tutte le occasioni, soprattutto estreme, perché è dotato sia di Night Vision, termocamera e un comparto fotografico che si difende veramente bene. Mega LED a campeggio e alla sera andremo anche a testare la capacità di luminosità, ma la sua killer application, che è una novità assoluta nel brand Oukitel, è questo switch e una volta attivato bloccherà internamente lo smartphone. Cosa intendo per bloccare internamente? Disattiverà le chiamate, il rintracciamento dei dati mobili, il GPS e tutte le funzioni per avere la garanzia di una privacy al 100%. E disattiva anche il microfono, così da avere la sicurezza di non essere spiati dalle applicazioni, un po' come fa Google e i social media, che tutte le volte che parlate in un argomento casualmente vi arriva la pubblicità di quel contenuto. Andiamo a fare una prova. In questo momento è sbloccato, infatti se attivo la fotocamera funziona correttamente. Stessa cosa per il microfono, perché se ad esempio vado su YouTube e cerco un video con le parole, lui rileva la mia voce e le scrive direttamente sul cellulare. Guardate invece cosa succede se lo vado a bloccare. Viene subito la scritta del blocco attivo. Andiamo a cliccare la telecamera, nonostante stia cliccando la telecamera non è attiva. Andiamo a verificare anche il microfono, adesso teoricamente dovrebbe essere bloccato e infatti è venuta la scritta di sblocco. Direi che per chi tiene la privacy questa funzione può risultare veramente fondamentale. E se alla fine della recensione trovate questo Oukitel VP500 Ultra perfetto per le vostre esigenze, vi ho lasciato il link diretto per poterlo preordinare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Oltre il cellulare avrete il manuale di uso e di installazione, il trasformatore è compatibile con la ricarica rapida a 45 watt e ovviamente il cavo di alimentazione doppio tipo C. Come dimensioni è abbastanza compatto, 177 mm di lunghezza, 82 mm di larghezza e uno spessore di soli 19 mm. Infatti si riesce tranquillamente a usare e navigare con una singola mano. È dotato di una batteria da 10.000 mAh e col trasformatore da 45 watt riuscirete a caricarla in circa 60 minuti. E questa batteria è compatibile con la ricarica inversa. Andiamo a fare subito la prova perché ho l'Ace dell'Insta360 che mi si è completamente scaricata. Guardate come si è acceso il LED, per cui una funzione che può essere utile se siete in mezzo alla natura e non avete una presa di corrente o un powerbank a portata di mano. Consiglio questo cellulare a chi è amante delle escursioni estreme o semplicemente per chi fa un lavoro di primo soccorso e ha bisogno di un dispositivo che sia ultra resistente, impermeabile, anticadute e antigraffio. Lo potrete lanciare anche ad altissime altezze e buttarlo direttamente nei torrenti che non avrà nessun problema di affidabilità. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che è dotato di un tasto personalizzabile a 3 funzioni, sblocco facciale e sensore delle impronte digitali. E ora andiamo a analizzare il comparto fotografico. Fotocamera principale posteriore da 108 megapixel, selfie camera da ben 32 megapixel, Night Vision da 8 megapixel. Ma il vero fiore all'occhiello è questa fantastica termocamera. Ha una risoluzione termica di 640 x 512 pixel, boostata però dalla lente Thermal Fusion da 8 megapixel. Grazie all'intelligenza artificiale e agli algoritmi, questo Oukitel sovrappone l'immagine ripresa col sensore di calore con quella della Thermal Fusion, avendo una qualità massima dei dettagli che normalmente sono il punto debole delle termocamere. Se invece
se volete una risoluzione più alta a 1440 x 1080 pixel vi basterà switchare nella modalità RGB e comunque rimane attivo il sensore di rilevazione della temperatura. Il mio Silver Button ha una temperatura attuale di 24 gradi. In questo rudere alle mie spalle ho scovato che in questa zona è nascosto un nido di uccellini. Ho già attivato la telecamera, come si vede dal calore del mio corpo. Guardate come viene rilevata come fonte di calore, per cui evidenzia che ci sono dei piccolini all'interno del nido. Questa è una delle tante funzioni e divertimenti che potete fare se per caso opterete con questo fantastico Oukitel dotato di termocamera FLIR. Qui davanti a me, non so se lo vedete dalla telecamera, ma ho trovato un formicaio. Vediamo se riconoscerà il calore presente all'interno del nido. Guardate quante formiche ci sono, e questo è un buco, qua ce n'è un altro, però non le voglio disturbare troppo. Guardate come con la termocamera ha rilevato il nido, si vede chiaramente l'aumento di temperatura delle formiche. Devo dire che la termocamera è perfetta per chi è amante degli animali, potete osservare i nidi di uccelli, di formiche e tantissimi altri insetti senza disturbarli. Invece adesso vi lascio una carrellata di foto e video che ho registrato direttamente con la telecamera posteriore e il Night Vision. Come avete visto dagli scatti, la potentissima fotocamera da 108 megapixel mi ha veramente stupito. Sono riuscito a fare delle splendide panoramiche della pietra di Bismantova e i video si sono dimostrati all'altezza di un rugged camera phone, per cui di principali criticità non ne ho riscontrati. Il Night Vision ovviamente è da 8 megapixel, non il top di gamma, ma comunque una valida alternativa che è meglio avere che non avere se per caso dovete fare foto in piena notte, perché qualsiasi cellulare in assenza di luce non potrà mai battere un Night Vision anche da 8 megapixel. Ed è una funzione veramente molto utile perché potete fare delle foto nonostante la scarsa luminosità, a differenza degli altri normali smartphone. E questa che state vedendo è la differenza di visione tra un normale cellulare rispetto all'Oukitel VP500 Ultra. Mi sono avvicinato alla luce, si vede leggermente il lampione sul cellulare di destra senza Night Vision, ma appena mi allontano dalla luce praticamente lo schermo diventa nero. E concludendo con la selfie camera, devo dire che 32 megapixel sono più che sufficienti per poter fare reel, video e anche delle videochiamate con un'altissima risoluzione senza avere lag o rallentamenti. E adesso andiamo a testare anche il Mega LED a campeggio. Vado ad aprire l'applicazione, lo vado ad accendere, beccatevi anche questo arbusto, sembra quasi essere di giorno, e potete anche regolare la luminosità in 3 varianti: full power, che è quella che state vedendo adesso, metà potenza oppure a 1/4 di potenza, e potete anche attivare la modalità SOS per chiedere aiuto. Per farvi capire la differenza, questa è la classica torcia che hanno tutti i cellulari e questa è la luminosità che riesce a garantire. Beccatevi il contrasto, appena vado a accendere quella dell'Oukitel sembra tutta un'altra cosa, luce base e luce potenziata. E direi che dopo questo test vi posso dire che questo Oukitel VP500 Ultra è perfetto per l'utilizzo notturno. Il processore è un altro punto di forza di questo Oukitel perché è dotato di un octa-core Dimensity 8305G e anche come connessione si è dimostrato molto valido, sia come copertura, perché nonostante stia registrando la recensione e l'abbia testato sopra la pietra di Bismantova, il segnale è stato perfetto e non ho avuto problemi nelle comunicazioni. Inoltre è anche dotato di dual SIM, per cui potete utilizzare 2 SIM in contemporanea oppure espandere la sua memoria con una micro SD fino a 2 TB. E sempre parlando di connettività, è un dispositivo perfetto per chi viaggia perché è anche dotato dei SIM. Per quanto riguarda le mie considerazioni, devo dire che questo rugged phone è un cellulare molto particolare per chi ha esigenze di privacy, perché grazie allo switch lo potete disattivare completamente, sia il microfono, GPS e tutte le funzioni, per non essere rintracciato. E concludo dicendo che se per caso volete maggiori informazioni o lo volete acquistare, vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. Da questo Oukitel e dalla pietra di Bismantova siamo arrivati proprio alla fine. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!